tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian, o bentornati. In questa lezione vedremo tantissime espressioni che potete utilizzare per dire di sì in italiano, sia a livello formale che a livello informale. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Partiamo quindi dal sì. Sì viene dal latino sic, che significava così o cosà, come troncamento dell'espressione sic est, così è, che veniva utilizzata per esprimere consenso. A livello grafico, mi raccomando, c'è l'accento grave sulla i, sì, perché altrimenti se scritto senza accento, allora sì è il pronome atono di terza persona singolare che viene utilizzato normalmente nelle forme riflessive, e poi sì è anche la nota musicale, quindi si, do, re, mi, fa, sol, la, si, ok? Quindi è la nota musicale, quindi attenzione, mi raccomando, è importante che lo scriviate con l'accento grave, quindi sì. Allora, vediamo adesso un po' tutte le espressioni che potete utilizzare per dire di sì invece che dire di sì, ok? Allora abbiamo bene, bene per esempio, o va bene, o benissimo, oppure d'accordo. Quindi questi sono intanto sono modi molto utilizzati per dire di sì, quindi potete dire bene o va bene o benissimo o d'accordo, oppure potete dire anche ok, ok, universalmente utilizzato, giusto? Ok. E potete dire anche certo o certamente, ok? Quindi certo o certamente. Oppure potete combinare questi avverbi tra di loro col, per esempio, dire sì, certo, va benissimo, d'accordo, ok? Potete combinarli tutti tra di loro, quindi per rafforzare certo il vostro assenso, ok? E potete dire anche appunto, appunto, a me piace molto utilizzare appunto, e che si può utilizzare si deve utilizzare da solo in realtà per dire ok, per dire di sì, e nelle risposte ha proprio un valore di una decisa affermazione, quindi stiamo proprio affermando il nostro consenso, ok? E poi potete dire anche naturalmente o ovviamente oppure ovvio, quindi altri modi per dire di sì: naturalmente, ovviamente oppure ovvio. Possiamo poi dire anche volentieri, quindi volentieri significa proprio con la nostra volontà, giusto? Con piacere, in realtà un sinonimo è con piacere, possiamo dire in realtà anche con piacere. Volentieri possiamo dire molto volentieri, quindi in maniera anche lo intensifica quel molto volentieri, quindi rafforza, è più enfatico il molto volentieri. Possiamo dire anche più che volentieri, anche questo intensifica il volentieri, quindi esprimiamo con piacere la nostra adesione, la nostra approvazione, il nostro consenso. Quindi vieni al cinema con me stasera, molto volentieri o più che volentieri, con piacere, vedete? Quindi esprimiamo proprio entusiasmo, anche approvazione e accettazione, consenso ovviamente a una proposizione. E possiamo dire anche sicuro o di sicuro o sicuramente, altri modi anche qui per dire di sì. Sicuro, che attenzione, in questo caso è utilizzato come avverbio, come sinonimo ovviamente di sì, sì, sicuro, di sicuro, sicuramente, ovviamente, naturalmente, di tutti quelli che abbiamo visto, ma sicuro può anche essere un aggettivo, e in quel caso se usato come aggettivo è una persona che non ha timori, una persona che non ha dubbi. Quindi mi raccomando, sicuro come avverbio in questo caso vuol dire ok, va bene, sì, però c'è anche l'aggettivo, ecco, di sicuro. E poi abbiamo anche giusto, giusto, esatto, esattamente, anche qui sinonimi,
e esprimono una decisa approvazione, ok? E vengono utilizzati un po' come sinonimo anche di precisamente, che si utilizza anche qui in questo contesto, e di proprio così, proprio così. Quindi, per esempio, è tua mamma che ti ha regalato questo libro? E possiamo rispondere giusto, proprio così, esattamente. Quindi questi modi, queste espressioni vengono utilizzate quando ci viene richiesto di confermare qualcosa. Vedete nel mio esempio, è tua mamma che ti ha regalato questo libro? Quindi ci viene chiesto di confermare se è stata nostra mamma che ci ha regalato il libro, ok? Quindi queste espressioni da utilizzare per confermare qualcosa, giusto, esatto, esattamente e precisamente. E poi abbiamo perché no, che viene utilizzato in risposta a un invito quando accettiamo. Per esempio, vieni con me a fare una passeggiata? Perché no? E poi andiamo a fare la passeggiata, giusto? Quindi accettiamo col perché no. E possiamo dire anche senz'altro è proprio una bella espressione in realtà da ricordare, senz'altro, che significa semplicemente senza dubbio o senza ombra di dubbio, anche un'altra bella espressione, senza ombra di dubbio, quindi non abbiamo assolutamente alcun dubbio, quindi siamo completamente sicuri che questa cosa ci vada bene, insomma, quindi diciamo senz'altro, ok, va benissimo, quindi senza dubbio, indubbiamente potete anche utilizzare, quindi sono leggermente più formali del semplice va bene, va benissimo, ecco, dire senz'altro, senza dubbio, senza ombra di dubbio e indubbiamente, ma sono delle belle espressioni, secondo me, da memorizzare, in particolar modo senz'altro, secondo me è molto bella, senz'altro. E potete dire anche eccellente, eccellente e perfetto, anche qui si possono utilizzare come sinonimo del sì, quindi eccellente o perfetto, e anche infatti come risposta affermativa, di solito con quel punto esclamativo, infatti. Sei dovuto andare via ieri? E noi diciamo sì, infatti o infatti e abbiamo il punto esclamativo, quindi con un certo tono esclamativo, infatti può essere utilizzato come sinonimo di sì, ok? E possiamo anche utilizzare altre espressioni come e come, un'altra bella espressione secondo me, e come, e altro che, per accrescere accrescere l'intensità in realtà, dire come e altro che, e rafforza quello che si dice. Per esempio, ti piace la pizza? E come? Quelle come fa capire che la pizza mi piace molto, ok? Quindi è come o altro che, quindi rafforza proprio l'intensità. Oppure anche un altro sinonimo di e come e altro che si può utilizzare anche come no, come no. Posso chiederti un consiglio? Come no? Quindi certamente, come, altro che. E poi in risposta a un invito, quando accettiamo di fare qualcosa, possiamo dire anche ci sto. E per esempio la domanda potrebbe essere andiamo a mangiare una pizza, ci stai? Quindi spesso anche nella domanda viene contenuta questa domandina, ci stai? E noi diciamo ci sto, quindi I mean in realtà in inglese, ok? Ci sto, quindi in risposta a un invito quando accettiamo di fare qualcosa. E abbiamo poi anche l'espressione mi hai convinto. Mi hai convinto, come vi accorgerete, in realtà la si utilizza quando possibilmente la nostra prima risposta era un no. Non eravamo in realtà molto convinti prima, ma adesso la persona ci ha convinto a fare qualcosa e quindi accettiamo. Quindi in precedenza la nostra risposta era un no, ma adesso avete cambiato idea, ok? E dite mi hai convinto, va bene? Quindi semplicemente mi hai convinto. E infine l'ultima espressione per oggi è sì signore o sì signora. Sì signore, sì signora, non li sentirete utilizzare spesso, ma quando li sentirete utilizzare sarà o in un contesto che magari state guardando un film militare, magari un film di guerra e sentite sì signore, quindi si utilizza in ambito militare, yes sir, quindi per rivolgersi ai propri superiori,
oppure in un contesto scherzoso, un po' ironico e a livello informale, viene utilizzata questa espressione per rivolgerci a qualcuno che si diverte un po' a darci ordini, una persona un po' comandina, diciamo, e quindi rispondiamo in maniera ironica con il sì signore o sì signora, ok? Diciamo così, no? Sì signore, proprio con un po', ecco, l'atteggiamento scherzoso riprendendo la formula dall'ambito militare, ok? Quindi queste erano tutte le espressioni per oggi e conclude la nostra lezione. Allora, fatemi sapere com'è andata, fatemi sapere quale o quali tra queste espressioni vi piacciono di più e sono curiosa di sapere quali anche utilizzate già e quali incomincerete ad utilizzare, avete imparato oggi. E se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!